Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Aclaton Neurax Pharm Italy SpA. Ultimo aggiornamento. 29 ottobre 2021. Cosa Aclaton? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Aclaton durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa Aclaton? Aclaton ha un farmaco a base del principio attivo pregabalin, appartenente alla categoria degli antiepilettici e nello specifico altri antiepilettici. È commercializzato in Italia dall'azienda Neurax Pharm Italy SpA. Aclaton può essere prescritto con ricetta RMR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Confezioni. Aclaton 25 mg 14 capsule rigide. Aclaton 75 mg 14 capsule rigide. Aclaton 75 mg 56 capsule rigide. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Neurax Pharm Italy SpA. Ricetta: RMR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Classe A. Principio attivo: pregabalin. Gruppo terapeutico: antiepilettici. Forma farmaceutica: capsula. Indicazioni: dolore neuropatico. Aclaton è indicato per il trattamento del dolore neuropatico periferico e centrale negli adulti. Epilessia. Aclaton è indicato come terapia aggiuntiva negli adulti con attacchi epilettici parziali in presenza o in assenza di generalizzazione secondaria. Disturbo d'ansia generalizzata. Aclaton è indicato per il trattamento del disturbo d'ansia generalizzata, GAD, negli adulti. Posologia. Posologia. La dose varia da 150 a 600 mg al giorno, suddivisa in 2 o 3 somministrazioni. Dolore neuropatico. Il trattamento con pregabalin può essere iniziato alla dose di 150 mg al giorno suddivisa in 2 o 3 somministrazioni. In base alla risposta individuale e alla tollerabilità del paziente, la dose può essere aumentata a 300 mg al giorno dopo un intervallo da 3 a 7 giorni e, se necessario, può essere aumentata a una dose massima di 600 mg al giorno dopo un ulteriore intervallo di 7 giorni. Epilessia. Il trattamento con pregabalin può essere iniziato alla dose di 150 mg al giorno suddivisa in 2 o 3 dosi. In base alla risposta individuale e alla tollerabilità del paziente, dopo 1 settimana la dose può essere aumentata a 300 mg al giorno. La dose massima di 600 mg al giorno può essere raggiunta dopo un'ulteriore settimana. Disturbo d'ansia generalizzata. Il range della dose va da 150 a 600 mg al giorno, da somministrare in 2 o 3 dosi divise. La necessità del trattamento deve essere rivalutata regolarmente. Il trattamento con pregabalin può essere iniziato alla dose di 150 mg al giorno. In base alla risposta individuale e alla tollerabilità del paziente, dopo 1 settimana la dose può essere aumentata a 300 mg al giorno. Dopo un'ulteriore settimana la dose può essere aumentata a 450 mg al giorno. La dose massima di 600 mg al giorno può essere raggiunta dopo un'ulteriore settimana. Sospensione del trattamento con pregabalin. In accordo all'attuale pratica clinica, se il trattamento con pregabalin deve essere sospeso, indipendentemente dall'indicazione, si raccomanda di effettuare la sospensione del trattamento in modo graduale nell'arco di almeno 1 settimana. Vedere paragrafi 4, 4 e 4, 8. Pazienti con danno renale. Pregabalin viene eliminato dalla circolazione sistemica principalmente mediante escrezione renale sotto forma di farmaco immodificato.
Poiché copyright la clearance di pregabalina direttamente proporzionale alla clearance della creatinina, vedere paragrafo 5, 2, la riduzione della dose di pregabalina in pazienti con compromissione della funzione renale deve essere personalizzata in base alla clearance della creatinina, CLCR, come indicato nella tabella 1 applicando la seguente formula. 1,23 x 140 euro età, anni, x peso, chilogrammi, x 0,85 per pazienti donne, CLCR, ml/min, uguale creatinina sferica, a mmol/L. Pregabalin viene eliminato in modo efficace dal plasma mediante emodialisi, 50% del farmaco in 4 ore. Per i pazienti sottoposti a emodialisi, la dose giornaliera di pregabalin deve essere corretta in base alla funzione renale. In aggiunta alla dose giornaliera, un'ulteriore dose di pregabalin deve essere somministrata subito dopo ogni seduta di dialisi della durata di 4 ore, vedere tabella 1. Tabella 1. Aggiustamento della dose di pregabalin in base alla funzionalità renale. Clearance della creatinina, CLCR/ml/min. Dose totale giornaliera di pregabalin. Regime posologico. Dose iniziale, mg/die. Dose massima, mg/die. A 0 yen 60, 150, 600. Bidotid. A 0 yen 30, 60, 75, 300. Bidotid. A 0 yen 15, 30, 25 a 50. 150 una volta al giorno bid 15 25 75 una volta al giorno. Dose supplementare a seguito di emodialisi mg 25 100. Dose singola più tid uguale 3 dosi divise bid uguale 2 dosi divise. La dose totale giornaliera mg/die deve essere suddivisa come indicato dal regime posologico per ottenere la singola dose prevista in mg più la dose supplementare a una singola dose aggiuntiva. Pazienti con compromissione epatica. Non è necessario un aggiustamento posologico in pazienti con compromissione epatica, vedere paragrafo 5, 2. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di pregabalin nei bambini di età inferiore a 12 anni e negli adolescenti, 12-17 anni, non è stata stabilita. I dati attualmente disponibili sono descritti nei paragrafi 4, 8, 5, 1 e 5, 2, ma non è possibile formulare una raccomandazione per la posologia. Popolazione anziana, al di sopra di 65 anni. Nei pazienti anziani può essere necessaria una riduzione della dose di pregabalin a causa di una riduzione della funzione renale, vedere pazienti con danno renale. Modo di somministrazione. Aclaton può essere assunto con o senza cibo. Aclaton ha solo per uso orale. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Pazienti diabetici. In accordo all'attuale pratica clinica, in alcuni pazienti diabetici che aumentano di peso durante il trattamento con pregabalin può essere necessario modificare il dosaggio dei medicinali ipoglicemizzanti. Reazioni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Poiché copyright pregabalin viene principalmente escreto immodificato nelle urine, subisce un metabolismo trascurabile nell'uomo, 2% di una dose si ritrova nelle urine sotto forma di metaboliti, non inibisce il metabolismo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Aclaton durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Aclaton durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile / contraccezione negli uomini e nelle donne. Poiché copyright non ha ancora conosciuto il potenziale rischio nell'uomo, le donne in età fertile devono utilizzare un metodo di contraccezione efficace. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Aclaton può avere un'influenza minima o moderata sulla capacità di guidare e usare macchinari. Pregabalin può causare capogiri e sonnolenza e pertanto può influenzare la capacità di guidare veicoli o usare macchinari.
Si deve consigliare ai pazienti di non guidare, utilizzare macchinari complessi o intraprendere altre attività potenzialmente pericolose fino a quando non sarà noto se questo medicinale influenza la loro capacità di svolgere queste attività. Effetti indesiderati. Il programma clinico di Pregabalin ha coinvolto oltre 8.900 pazienti trattati con Pregabalin. Di questi pazienti oltre 5.600 sono stati arruolati in studi clinici controllati in doppio cieco verso placebo. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Durante la fase di commercializzazione del medicinale, le reazioni avverse più comunemente osservate quando Pregabalin è stato assunto a dosi superiori a quelle raccomandate hanno incluso sonnolenza, stato confusionale, agitazione e irrequietezza. Sono state riportate anche crisi convulsive. In rare occasioni, sono stati riportati casi di coma. Il trattamento del sovradosaggio di Pregabalin deve includere misure generali di supporto e, se necessario, può includere l'emodialisi, vedere paragrafo 4, 2, tabella 1. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antiepilettici, altri antiepilettici codice ATC. N03-AXA16. Il principio attivo, Pregabalin, ha un analogo, S3-aminometil-5, acido metilesanoico, dell'acido gamma-aminobutirrico. Meccanismo d'azione. Pregabalin si lega alla subunità accessoria, proteina I+-2, I-DEI, proprietà farmacocinetiche. La farmacocinetica di Pregabalin allo steady state è simile in volontari sani, nei pazienti epilettici in trattamento con medicinali antiepilettici e nei pazienti con dolore cronico. Assorbimento. Pregabalin viene rapidamente assorbito, dati preclinici di sicurezza. Sulla base di studi convenzionali di farmacologia di sicurezza nell'animale, Pregabalin è stato ben tollerato alle dosi clinicamente significative. Negli studi di tossicità per somministrazioni ripetute nel ratto e nella elenco degli eccipienti, contenuto della capsula: mannitolo, amido di mais pregelatinizzato, talco, opercolo della capsula, titanio diossido, e 171. Gelatina. Inoltre, per le capsule da 25, 50, 75, 150, 225 e 300 mg. Ferro. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di aclatona a base di Pregabalin sono Algecia, Ecubalin, Gabex, Gaviria, Lyrica, Pregabalin Accord, Pregabalin Alter, Pregabalin Aristo, Pregabalin Eurobindo, Pregabalin Doc generici, Pregabalin HCS, Pregabalin Laboratori Eurogenerici, Pregabalin Milan, Pregabalin Pensa, Pregabalin Sandoz, Capsula, Pregabalin Sa, Pregabalin Technigen, Pregabalin Teva Italia, Pregabalin Zentiva KS, Prelinka, Regalbax, Utufar. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.